Molto spesso quando escono delle auto elettriche nuove vengono comparate con Tesla. Giustamente direi. Personalmente mi ritengo un teslaro ed è abbastanza chiaro guardando i miei video. Detto ciò, non penso che la maggior parte delle auto siano agli stessi standard della Tesla, ma una singola compagnia automobilistica potrebbe arrivare allo stesso livello. Ovviamente mi sto riferendo a Rivian. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi appunto parleremo di Rivian. Ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale che mi aiuterebbe con l'algoritmo di YouTube per far vedere questo video a molte più persone. Grazie mille. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito. Rivian viene fondata nel 2009 da Robert Scaringe, un ingegnere meccanico laureato all'MIT. Il nome dell'azienda originariamente era Avera Automotive, cambiato poi presto in Rivian. Rivian inizia a lavorare seriamente su tecnologie legate al mondo dell'auto elettrica e alla guida autonoma dal 2011, ma solo nel 2017 acquista uno stabilimento di produzione appartenuto precedentemente a Mitsubishi. Questa acquisizione permise a Rivian di sviluppare i primi prototipi che al Salone dell'Automobile di Los Angeles del 2018 vennero presentati come R1T Pickup e R1S SUV, con la produzione in scala prevista per il 2020, ma slittata ovviamente al 2021 per ovvie ragioni, appunto. Vi dico già che in questo video i nomi li dirò all'inglese solo perché R1S e R1T non mi piacciono molto da dire e sono addirittura più difficili per me da dire, perciò li lascerò in inglese. Sappiate solo che di quello mi riferisco. Dopo questa presentazione Rivian vede molti investitori interessati all'azienda e questo chiaramente gli aiutò a crescere moltissimo sia a livello di organico che in ricerca e sviluppo nell'azienda. Dopotutto era da aspettarsi un interesse tale da parte degli investitori e del pubblico in generale, dato che in America del Nord i pick-up sono da 44 anni la tipologia di veicolo più venduto, con la serie F della Ford in vetta con quasi 790.000 esemplari venduti in un solo anno. Perciò Rivian, essendo la prima compagnia di auto elettriche a portare sul mercato un pick-up elettrico, si è ritrovata ad avere gli occhi addosso anche della competizione, che vede come avversario più Rivian con l'R1T, essendo più sulle linee classiche di un pick-up, piuttosto che magari un Tesla Cybertruck, che chiaramente è fuori da tutti gli schemi ordinari di tutti i veicoli in generale, in realtà. Ecco appunto Ford, vedendo il potenziale di questa azienda, decise di investire ben 500 milioni di dollari in Rivian, in una collaborazione che avrebbe poi portato a una produzione di un veicolo per il marchio Lincoln. E nello stesso anno, nel 2019, entra in gioco anche Amazon, con un investimento da 700 milioni di dollari ed in più un ordine di 100.000 furgoni per le consegne dei pacchi da parte di Rivian. Amazon negli ultimi anni si è spinta molto verso la mobilità sempre più elettrica e autonoma. Ne ho parlato nel mio ultimo video riguardante Zoox ed infatti questa azienda pianifica di essere 100% green entro il 2030 e ovviamente data la mole di furgoni e aerei e qualsiasi cosa per spedire i pacchi più velocemente che Amazon ha in piano, l'idea di avere questa grandissima azienda 100% sostenibile è una grande cosa e sicuramente un grande passo che spingerà anche altre aziende a muoversi in quella direzione. Le consegne di questo van dovrebbero cominciare nel 2021, ma alcuni prototipi sono già stati avvistati anche in alcune città americane tra le più importanti. Questi ed altri investimenti fanno sì che Rivian venga valutata
ad oggi 27,6 miliardi di dollari, rendendola così una delle aziende automobilistiche con la capitalizzazione più alta, ma non avendo mai venduto una singola auto. Passando quindi ai veicoli che propone Rivian, abbiamo l'R1S, che è il SUV, e l'R1T, che è il pick-up, che per quanto riguarda le prestazioni e l'autonomia sono praticamente la stessa cosa, date le stesse tecnologie di motori e di batterie che vengono intercambiati facilmente dato il design detto a skateboard. Come base si parla di 3 configurazioni: una base da 105 kWh con circa 380 km di autonomia, fino ad arrivare a 180 kWh con un'autonomia di circa 650 km. Quest'ultima configurazione permette inoltre uno 0 a 100 in 3 secondi ed è una velocità massima autolimitata a 200 km/h. È chiaro anche guardando il sito web di Rivian che siano certi che la maggior parte delle vendite verrà dal loro pick-up, l'R1T, dandogli così molto più risalto e indirizzandosi verso le persone a cui piace l'avventura, i campeggi stile americano, ovviamente, data la tipologia di veicolo, o a chi vuole fare del fuoristrada. Non rinunciando però allo stile abbastanza minimal, simile a Tesla, alla guida assistita, al tetto panoramico e a differenza invece di Tesla aggiungendo diversi colori tra cui scegliere. Tra cui abbiamo i miei preferiti Rivian Blue e Compass Yellow. Nell'R1T possiamo anche trovare un paio di cose che vengono definite in inglese gimmick, cioè dei trucchetti che non hanno molta utilità ma che sono divertenti. Tra cui abbiamo il tank turn, che permette al pick-up di compiere un giro 360 gradi sul posto, e una cucina da campeggio che esce dallo scompartimento posto tra il cassone e l'abitacolo, che potrebbe essere utile nell'eventualità si vada appunto in campeggio. Per quanto riguarda i prezzi, variano da 70.000 a 85.000 dollari per il SUV e fino ai 98.000 dollari per il pick-up. Come ultimo veicolo invece abbiamo appunto il furgone per le consegne di Amazon. Lo chiamo direttamente di Amazon perché è proprio marchiato Amazon ovunque. Non c'è la scritta Rivian da nessuna parte, perciò è più conveniente dire il furgone di Amazon. Ecco, l'unica cosa che sappiamo davvero è che l'autonomia sarà intorno ai 240 km. Ma dopo tutto quello che deve fare è consegnare i pacchi casa per casa, perciò l'autonomia così ridotta è pensata per esserlo. Un'altra delle cose che sappiamo su questo van è che sarà fornito di un sistema sonoro per segnalare la propria posizione, immagino. Personalmente lo ritengo davvero noioso come suono e vi metto qua un estratto del suono che fa il van. Ne ho già parlato in uno dei video che avevo fatto sulle news riguardanti le auto elettriche, anche quelli se volete potete andarli a vedere. Ecco, penso che Amazon abbia fatto la scelta migliore a scegliere, scusate il gioco di parole, Rivian per costruire i propri furgoni completamente elettrici. Ovviamente questi furgoni per la maggior parte verranno utilizzati in Nord America. Infatti in Italia abbiamo diverse compagnie che spediscono e consegnano pacchi Amazon, perciò qua in Europa difficilmente arriveranno in fretta. Già in Inghilterra esistono i furgoni Amazon come quelli che si trovano in America, quindi speriamo sia una transizione abbastanza rapida. Passando adesso ai progetti futuri che ha l'azienda, Rivian ha annunciato che creerà le proprie colonnine di ricarica elettriche, andando così a creare il proprio network di colonnine chiamato Adventure Network. Un richiamo anche alla propria clientela, che magari si trova spesso in mezzo alla natura e non è invogliata ad utilizzare un veicolo elettrico per andare in questi luoghi per una mancanza di colonnine di ricarica. E a detta di Rivian, nei prossimi 3 anni l'Adventure Network conterà fino a 600 punti di ricarica e oltre 3.500 colonnine.
Questo approccio mima molto quello che Tesla aveva fatto all'inizio dell'azienda, andando così a creare dei punti di ricarica esclusivi, in questo caso per Rivian. Questo giova davvero molto all'esperienza del cliente, che in questo caso non deve andare a cercare magari una colonnina, sto parlando in America perché uscirà prima in America, però tipo ChargePoint, Electrify America, avere un'applicazione particolare, una carta particolare. Lì hai direttamente la connessione con il veicolo, come nelle Tesla, non devi fare assolutamente niente. Il tuo veicolo è già connesso alla colonnina e quindi te devi solo mettere la ricarica e parte. Tu non ti devi preoccupare di nient'altro. Detto ciò, parliamo un po' di quello che penso io riguardo a Rivian. Senza troppi giri di parole, posso dire abbastanza con certezza che la vera competizione di Tesla sia proprio Rivian. Infatti sta seguendo passo per passo quello che Tesla aveva fatto all'inizio, ma al contrario di quest'ultima, Rivian si ritrova con davvero tanti fondi, quindi non ha il rischio di andare in bancarotta come aveva il rischio Tesla più e più volte. Anche il fatto di andare verso un mercato così importante in America come il mercato dei pick-up è una mossa davvero saggia, secondo me. È anche una mossa che molti stanno intraprendendo, ma che vedo solo Rivian e Tesla, se vogliamo, come davvero competenti al riguardo. Sono anche dell'idea che Ford, a sua volta, abbia fatto un ottimo investimento in Rivian. Infatti gli apre le porte ad avere le loro tecnologie che in seguito potranno utilizzare nella serie F, che è la loro serie di pick-up più venduti, e alla fine, secondo me, ci troveremo una specie di partnership Ford-Rivian contro Tesla e pochi altri. Uno dei fattori che dà molta più credibilità a questa azienda rispetto a molte altre che stanno uscendo come funghi in quest'ultimo periodo è che questa azienda esiste già davvero da tanto tempo e questo veicolo è stato testato davvero tanto. Infatti per testare il veicolo al 100% l'hanno portato fino alla punta più bassa della Patagonia fino ad arrivare a Los Angeles. Si parla di 20.000 km in un viaggio singolo, e questo viaggio qua è stato fatto dall'amministratore delegato di Rivian, che oltretutto è anche un ingegnere. Questa cosa mi ricorda molto Tesla, Elon Musk. Il fatto di essere ingegnere ti fa capire prima qual è il problema e ti fa capire prima come risolvere questo problema e non pensare solamente al fattore economico della cosa. Questo li porterà sicuramente a migliorarsi sempre di più e a posizionarsi più in alto rispetto magari alle partnership che hanno fatto in giro con varie aziende. Chiaramente ho tralasciato molte cose in questo video, ma per dare buona sostanza a quello che è Rivian ho messo le cose più importanti. Perciò il video finisce qui. Io vi ringrazio davvero tanto per aver visto fino a questo punto. Non dimenticatevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale e commentare qua sotto con quello che pensate voi su Rivian. Io vi ringrazio tanto e noi ci vediamo a un prossimo video.